Ciao a tutti e ben trovati, sono molto felice di ritrovarvi qui sul mio canale. Innanzitutto una cosa fondamentale prima di iniziare, vi voglio ringraziare di cuore per tutti i messaggi e l'affetto che mi state mandando dopo aver ascoltato e visto insomma la mia storia. Quindi grazie mille, perché questa è proprio la carica di cui avevo bisogno per affrontare col piede giusto questa nuova avventura. Quindi grazie di cuore. Ora entriamo nel merito della questione. Come ben sapete, dopo 4 anni di fermo, questa volta ho deciso di ricominciare, ma di non mollare, quindi ce la devo fare a tutti i costi. È chiaro che è dura, lo so perché lo è già. Quindi ho architettato una piccola strategia per cercare di aiutarmi, una spintina ulteriore per non mollare, e adesso vi racconto di cosa si tratta. Immagino che molti sappiate a cosa io mi riferisca. Nell'immaginario comune, quando si intraprende un qualcosa di nuovo, è sempre tutto facile, tutto va liscio come l'olio. Ma poi ci dobbiamo scontrare con la realtà e alla prima difficoltà che cosa facciamo? Procrastiniamo, spostiamo sempre, cerchiamo sempre un alibi, una scusa per non farlo, e così rimaniamo nella nostra comfort zone. Ecco, io in questa comfort zone ci sono rimasta anche molto a lungo, ecco, in questa bellissima comfort zone, però basta, è arrivato il momento di dire basta, quindi ripetiamolo insieme: basta. Tornando alla mia strategia, che chiameremo "non puoi più tornare indietro Sara", ho deciso di prendere 2 grandi impegni. Il primo è quello di tornare ad insegnare. Pur non potendo ancora esibirmi in pubblico come facevo una volta nelle mie performance, ho deciso di mettere a disposizione degli altri la mia esperienza artistica. Questo lo sto facendo in 2 corsi che ho avviato da inizio ottobre in una palestra, in cui appunto riparto dalle basi insieme alle mie allieve. Il primo corso è incentrato sulla mobilità e sulla flessibilità, ma anche sulla forza di tutto il nostro core, l'addome. In realtà è un metodo molto simile al Pilates e si basa per lo più sulla mia esperienza da ballerina professionista. Ho notato che nell'immaginario comune, quando si parla di metodo Pilates, spesso viene visto come qualcosa di poco utile, di noioso. In realtà non sapete quanto sia stato fondamentale e alla base del mio successo, perché è stato proprio le fondamenta dei miei allenamenti. Quindi è una cosa che io consiglio veramente. Poi una cosa super positiva è che si può tranquillamente fare anche a casa ed anche senza attrezzi, proprio come me in questo momento ad esempio. Il secondo corso invece è quello di arti performative e danza aerea, ed è ovviamente rivolto a chi si vuole avvicinare al mondo della danza aerea e quindi vuole studiare insieme a me tutte queste tecniche, ma anche tutte le varie arti performative che hanno caratterizzato la mia carriera. Sono molto felice di aver ricominciato con l'insegnamento, perché comunque negli anni passati ho sempre tenuto corsi di formazione e infatti mi mancava proprio anche il rapporto umano e quell'atmosfera che si viene a creare in sala, e in questo modo ovviamente ho una motivazione in più per non mollare, perché avendo preso l'impegno con me stessa e con le mie allieve e quindi col corso stesso, ormai non posso mollare. Parlavo di impegno come strategia. Il primo è appunto l'insegnamento dal vivo. Il secondo è proprio questo mio canale YouTube, in cui condividerò passo passo tutti i miei allenamenti e voi potrete ovviamente seguirli gratuitamente, anzi vi invito a seguirli, e in questa maniera ho proprio blindato questa sfida con me stessa e quindi non posso tornare più indietro, dovrò ovviamente portarla a termine. Ora si entra nel merito dell'allenamento, ma prima di iniziare mi raccomando, mettete un bel mi piace a questo video, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per ricevere in tempo reale tutte le notifiche. Mi raccomando, seguitemi anche sui miei canali social Instagram, TikTok e Facebook, e sul mio sito sarastolfi.com. Qui in descrizione trovate anche il link al mio primo videocorso gratuito, che vi sarà indispensabile per seguire tutti i miei allenamenti. Mi raccomando. Quando si intraprende un percorso è fondamentale segnarsi il punto dal quale si parte, perché per visualizzare poi i nostri miglioramenti. Quindi il consiglio che assolutamente vi do è quello di scattarvi delle fotografie, o ancora meglio registrare dei video durante il percorso, ma in realtà all'inizio e man mano che andrete avanti, in maniera tale da poter monitorare e visualizzare proprio tutti i vostri miglioramenti, e questo sarà molto incoraggiante. Nel mio caso, ad esempio, mi interesserà in particolar modo misurare
e vedere quindi l'evoluzione della forza, della resistenza, della flessibilità, lo stato di salute generale e anche lo stato del mio umore. Però a parte gli scherzi è chiaro che anche lo stato d'animo con cui si affrontano le cose è fondamentale. Se dovessimo così giocare, ecco, quindi mettere su una scala da 0 a 100 i valori di come io oggi mi sento, direi che come forza e flessibilità siamo forse intorno a un 20%, resistenza anche, forse anche un 30% a volte, dipende dalle giornate, e stato di salute generale, visto che qualche acciacchetto come ben sapete c'è, diciamo ecco un 70 su 100, e umore 50%. Diciamo, quello che di positivo c'è è che chiaramente questi parametri sono tutti migliorabili, per fortuna. L'allenamento che andremo a fare oggi durerà all'incirca 30 minuti. Io consiglio di ripeterlo per 3 volte alla settimana, però di concedersi almeno un giorno di recupero tra un allenamento e l'altro, in maniera tale da dare al corpo proprio modo di recuperare, di carburare e rimettersi in moto piano piano. Quindi dovremo essere estremamente rispettosi e dovremo imparare ad ascoltarci, quindi con tutta la calma del mondo. In una prima fase di allenamento andremo a lavorare più sulla flessibilità e sulla mobilità, per poi lavorare in una seconda parte di allenamento anche sulla resistenza e sulle isometrie, sempre con molta calma, ascoltandoci e senza farci male. Ora partiremo dal riscaldamento, che è fondamentale. Non avremo bisogno di attrezzi, lavoreremo a corpo libero. Come vedete io sto nel mio salone, quindi l'importante è trovare uno spazio che vi consenta di potervi muovere liberamente. Faremo un riscaldamento tutto filato, ma comunque molto leggero, molto soft, proprio per andare a risvegliare il corpo. Quindi inizieremo con un riscaldamento molto tranquillo, se così vogliamo, e lo faremo tutto filato. Iniziamo. Quindi è importantissimo, ci tengo a precisare, abbinare la respirazione a questo tipo di allenamento. Quindi andiamo a respirare e buttare fuori l'aria. Proprio iniziamo con dei grandi respiri. E fuori l'aria. Cerco di allungare bene le braccia. Così facendo inizierò già a lavorare sull'allungamento, quindi sulla flessibilità. E fuori l'aria. 3 bei respiri. Iniziamo con il collo. Vado con l'orecchio il più possibile vicino alla spalla, ma chiaramente senza alzare le spalle, quindi rimanendo in asse, e faccio questa ripetizione verso destra, verso sinistra, verso il basso e verso l'alto. Quindi tre e 4 e avanti, 5, 6, 7 e 8, ancora 1, 2, 3, 4 e 5, 6, 7, 8. Adesso compio tutta la circonduzione. Dall'altra parte e un bel respiro. E spingo con la cervicale verso il basso, allungo il collo. Inspiro, fuori l'aria e guardo in alto. Mentre svolgo questi esercizi è fondamentale tenere l'attenzione sul core, quindi sul nostro addome che ci deve sostenere, quindi inizio già a pensare di tenere con gli addominali. Questo sarà fondamentale per tutto ciò che noi andremo a fare. Mi riscaldo un po' le braccia e le spalle con delle circonduzioni. Al contrario. Ripeto 4 per braccio. 5, 6, 7, 8, contrario. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Inspiro e con il braccio destro vado verso il braccio sinistro. Allungo, rimango in asse con le spalle e tengo l'addome. Un bel respiro, ritorno e ripeto dall'altra parte. Spalle in asse, stringo l'addome,
e allungo verso il soffitto e vado lontano. Già con questi esercizi stiamo lavorando tantissimo sulla flessibilità e sulla mobilità delle nostre spalle. Quindi a questo punto inspiro e fuori l'aria e vado con le spalle verso il soffitto. Le spalle, per chi lavora con la danza aerea o comunque con questi tipi di allenamenti di sport, quindi dobbiamo veramente lavorare tanto sulla mobilità delle spalle perché è fondamentale. Quindi inspiro e fuori l'aria e 2, 3 e 4 e allungo verso il soffitto e vado lontano, lontano, lontano. Mentre svolgo questo esercizio è fondamentale attivare bene i muscoli femorali, i polpacci, i glutei e i lombari, quindi lavoreremo con tutta la parte posteriore del nostro corpo. Però devo essere in presenza anche con la schiena e con la testa, mi raccomando, rimango focalizzata verso il pavimento in maniera tale da mantenere la colonna vertebrale in posizione eretta e comunque dritta e ben allungata. Quindi destro, sinistro, vado lontano. Come vedete, come vi dicevo, la mia flessibilità rispetto a prima è diminuita moltissimo, quindi dovrò lavorare tantissimo su questo aspetto. Sarà bello poi registrare insieme i miglioramenti. Quindi da qui allungo e vado lontano e inspiro ritorno È fondamentale appunto allontanarci verso il soffitto, quindi allontanare bene le spalle così allunghiamo bene la colonna, tenere bene con i muscoli come vi dicevo prima e andare proprio in direzione diciamo opposta verso il pavimento, verso il soffitto, proprio per allungare. Torno e sto. Ripetiamo questo esercizio almeno una decina di volte. Dopo averlo ripetuto ci scaldiamo bene le anche, quindi faccio delle circonduzioni 5, 6, 7, 8, spesso mi vedrete lavorare con ripetizioni da 8. Questa è una deformazione professionale legata appunto al mio passato da ballerina. Quindi invece che ripetizioni da 10 spesso mi sentirete appunto arrivare fino ad 8. E 4 e 5, 6, 7 e 8. Come potete sentire io già comincio ad avere un po' di fiatone. Dopo esserci scaldati col bacino continuiamo a lavorare appunto su questo e respiriamo, quindi è importante respirare per favorire gli scambi di ossigeno, gli scambi cellulari e anche per non rimanere in apnea, che è fondamentale. Inspiro e vado con la spalla destra verso il ginocchio opposto, quindi sinistro, e fuori l'aria. In questa fase a me fa sempre tipo effetto osteopata, io lo chiamo così perché inizia a scrocchiare la mia schiena, quindi se sentite non vi preoccupate, anzi stiamo appunto allungando e lavorando bene. E ripeto per 2 volte e poi lentamente vado a appoggiare le mani e stendo. Chiaramente in questa fase ve lo faccio vedere di lato, quindi poggio e stendo. Chiaramente è indifferente, in questa fase ci sarà chi magari non arriva a toccare il pavimento, ci sarà chi arriverà a toccare già il pavimento, ci sarà chi magari andrà anche oltre. Questo non è importante, l'importante è iniziare comunque a lavorare sulla flessibilità e ad allungare, a cercare il più possibile di mantenere la schiena dritta e quindi allungare le spalle. Io dico sempre pensare di portare le spalle verso il pavimento. In questa maniera andremo veramente a lavorare
e ad allungare i muscoli. E poi ci portiamo in avanti. A questo punto piego, estendo, piego, estendo. Dopo vi confesso che avrò il terrore di guardare questo video perché mi ricorderà quanto ero flessibile e il punto in realtà in cui mi trovo ora, però sarà bello poi magari tra qualche mese vedere i miglioramenti, e questo vale per chiunque insomma mi seguirà. Quindi camminiamo avanti. In questo esercizio è fondamentale, mentre cammino con le mani avanti, tenere i talloni attaccati al pavimento e le ginocchia tese. Quindi respiro, butto fuori l'aria e cammino avanti e tengo i talloni ben saldi al pavimento. Adesso inspiro, butto fuori l'aria e schiaccio il bacino al pavimento. Ritorno e schiaccio bene i talloni sul pavimento, gambe tese, esterno, petto che spinge verso il pavimento, testa guarda avanti. Devono tirare tutti i muscoli dietro le gambe. E inspiro e fuori l'aria. E ritorno. Piego, stendo, srotolo la schiena. Questo è un termine che noi in danza usiamo tantissimo quando ci riscaldiamo. Significa appunto partire, tornare su, srotolando, quindi immaginando che le vertebre piano piano salgono a partire da quelle appunto lombari. Quindi lascio le braccia avanti morbide, la testa sale per ultima, quindi immagino come se qui qualcuno piano piano mi tirasse e srotolo tutta la schiena. Allora, come potete sentire dal mio parlare, io inizio già ad avere il fiato corto. Mi viene da ridere, in realtà da ridere c'è ben poco, però sono anche felice di questo perché significa che sto iniziando a lavorare. Quindi se da una parte diciamo questo mi butta un po' giù perché dico mamma mia già al riscaldamento al fiato corto, dall'altra mi fa pensare e mi fa ben sperare, perché significa che comunque anche se mi sto solo scaldando sto già iniziando a lavorare. Quindi questo è proprio lo scopo del riscaldamento, cioè scaldarsi ma iniziare comunque a metterci in moto. Quindi adesso che più o meno abbiamo terminato il nostro riscaldamento, diciamo che le prime volte in cui io sto ricominciando ad allenarmi, il riscaldamento sarà anche molto a sentimento. Io insomma mi piace dirlo così, mi piace descriverlo in questa maniera, a sentimento, perché appunto dobbiamo ascoltarci tantissimo, soprattutto in questa prima fase, quindi cercare di non andare troppo oltre, nemmeno troppo poco, però quando sentiamo che magari ci siamo scaldati abbastanza, allora possiamo già iniziare magari ad entrare un po' più nel vivo dell'allenamento, quindi andremo un po' a braccio. Quindi adesso iniziamo con le ripetizioni vere e proprie. Ora andremo a lavorare a terra. Anche in questa fase non avremo bisogno di particolari attrezzi, però consiglio vivamente di utilizzare un tappetino come questo proprio per lavorare meglio a terra. Qualora non lo aveste, potete trovare il link per acquistarlo in descrizione. Di ogni esercizio che andremo a svolgere dovremo fare 8 ripetizioni e lo dovremo fare per 3 serie. Qual è la caratteristica principale di questo tipo di allenamento? È che tra un tipo di esercizio e l'altro non avremo tempi di recupero. Azzerando completamente i tempi di recupero andremo a lavorare fin da subito sulla resistenza. Questo è fondamentale ed è una caratteristica dei miei allenamenti, soprattutto quelli iniziali, quando è tanto tempo che non ci alleniamo e dobbiamo proprio ricominciare a metterci in moto. Così la nostra resistenza inizierà a lavorare fin da subito. Iniziamo! Ora, come vi dicevo, andiamo a lavorare a terra e inizieremo a fare 8 ripetizioni per 3 volte. Io vi farò vedere l'esercizio e lo mostrerò un paio di volte, così per spiegarvelo bene. Voi mi raccomando,
andate e procedete con 8 ripetizioni per 3 volte. Quindi iniziamo. Schiena a terra, poggio i palmi vicino ai talloni verso terra, il collo va verso lo sterno, quindi verso il petto, in maniera tale da stare in asse anche con la cervicale. E adesso inspiro, buttando fuori l'aria, salgo col bacino. Il bacino è proprio il primo che si muove verso il soffitto e quindi vado verso l'alto. È importante essere presenti con le gambe, quindi mantenere sempre le ginocchia alla stessa distanza e salire verso il soffitto e andando per gradi, come se le vertebre si staccassero dal pavimento una per volta, arrivando poi fino alle vertebre cervicali. Quindi vado a eseguire l'esercizio. Inspiro e butto fuori l'aria e salgo. Rimango 2-3 secondi. Quando scendo faccio il movimento al contrario, quindi adesso parto attaccando per prime le vertebre dorsali e cervicali. Quindi inspiro, fuori l'aria e ripeto un'altra volta, inspiro e salgo, rimango un paio di secondi e riscendo. Inspiro e butto fuori l'aria, così via dicendo, ripeto appunto per 8 volte, per 3 serie. Ora andremo a svolgere il secondo esercizio. Vi ricordo che tra un esercizio e l'altro non ci sono tempi di recupero. È chiaro però che qualche secondo potete concedervelo. È anche chiaro che dobbiamo assolutamente ascoltarci e se sentiamo il bisogno, mentre svolgiamo gli esercizi, di fermarci per qualche secondo e fare una piccola pausa, ecco fatela, perché anche quello è fondamentale, quindi non rischiamo di farci male. Poi, nel più breve tempo possibile, riprendiamo la nostra sessione di allenamento. Ora andiamo a svolgere il nostro secondo esercizio, sempre con la schiena a terra, con le gambe a 45 gradi e con i palmi dietro la nuca. Inspiro, butto fuori l'aria, quindi inspiro e salgo. Adesso con il gomito destro vado contro il ginocchio opposto, quindi sinistro, e l'altra gamba si stende, quindi inspiro, espiro e vado con il gomito verso il ginocchio opposto e l'altra gamba si stende. Ritorno, inspiro, espiro, inspiro, espiro, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8. Recupero giusto qualche secondo e subito riprendo. E 1, e 2, e 3, e 4, e 5, e 6, e 7, e 8. Ovviamente voi fate un'altra serie di questo esercizio. Adesso andiamo a svolgere il nostro terzo esercizio, sempre con la schiena poggiata sul pavimento e sempre a terra. Come vi dicevo, non ho bisogno di attrezzi, porto le braccia in alto. Chi può, in realtà appoggio talloni a terra, chi può e se la sente può provare a stare leggermente sulla mezza punta. Mi raccomando, in questo esercizio è fondamentale la presenza degli addominali, quindi del core, delle gambe che devono rimanere ferme il più possibile, ginocchia alla stessa distanza, quindi equidistanti, e andiamo a sollevarci. In questa fase è importantissimo quello che vi dicevo prima, quindi staccare vertebra per vertebra dal pavimento per lavorare bene con l'addome. In questa fase appunto inspiro, quando espiro inizio a salire partendo con le braccia, testa, spalle e su. A questo punto inspiro, espiro e ritorno. In questa parte inizio ad attaccare le vertebre lombari, quindi butto fuori l'aria e rotolo giù e riporto le braccia in alto. Inspiro e espiro. Ve lo faccio rivedere. E là e torno. E sto. Ovviamente
anche questo esercizio lo ripeto per 8 volte, mi fermo quei 2-3 secondi e riparto altre 8 volte e poi altre 8 volte, 3 serie. Adesso procediamo con il prossimo esercizio. In realtà è abbastanza conosciuto ed è il plank, che però è fondamentale perché attiva tantissimi muscoli nello stesso momento. Quindi mi posiziono in plank e rimango in questa posizione stringendo appunto addome, glutei e sto bene sulle spalle, testa in asse, quindi rimango in questa posizione per 60 secondi. È fondamentale dirvi che appunto il plank verrà svolto solamente per 60 secondi, non avremo le 3 ripetizioni che abbiamo fatto per gli altri esercizi. Terminati i 60 secondi di plank, andiamo ad aggiungere un movimento, sempre rimanendo in plank, quindi è vero che non lo ripeteremo per 3 ripetizioni, però dopo i 60 secondi rimaniamo in plank e aggiungiamo questa variabile, quindi con il ginocchio vado verso il petto e accenno una contrazione, quindi e butto fuori l'aria. Questo dobbiamo ripeterlo per 30 secondi. Ripeto, successivi ai 60 secondi di plank precedenti. Ora ve l'ho mostrato, mi raccomando non mollate. Adesso andremo a svolgere l'esercizio che chiuderà questa prima sessione di allenamento. Se volete svolgerlo esattamente come lo faccio io e quindi imitarlo in tutto e per tutto, vi consiglio assolutamente di andare in descrizione e di guardare il mio breve videocorso gratuito. Quindi andiamo a svolgere l'esercizio. Si svolge con i tessuti e quindi faccio 2 giri, parto dall'esterno e vado verso l'interno e ripeto. E prendo i tessuti. Questo perché? Perché mi consente di lavorare in sicurezza. Facendo questo esercizio con i tessuti inizieremo fin da subito anche a prenderci confidenza, quindi assolutamente vi consiglio, se potete, di farlo in questa maniera. Adesso mi sporgo in avanti e lentamente vado prima sulle gambe e tiro su e adesso mi traziono. E ancora, gambe e tiro su e mi traziono. Ripetere questo esercizio sempre 8 volte, fermarmi 2-3 secondi e ripetere ancora altre 2 volte, quindi sempre 8 ripetizioni, 3 serie. Durante lo svolgimento è fondamentale rimanere in asse, quindi in isometria in questa fase, quindi quando scendo sulle gambe, stendere, quindi tornare e rimanere in isometria, quindi tenere bene tutto con i glutei e con l'addome quando vado verso il tessuto. Sarà fondamentale, vi faccio vedere cosa non dovete fare, quindi non devo fare questo quando salgo su, quindi non devo spanciare, no, devo assolutamente tenere l'addome, quindi stare in linea con la schiena e con l'addome, pancia verso dentro, e quando faccio questo chiaramente non devo mollare, quindi stringo gli adduttori, i glutei e lavorerò bene sia con le gambe che con le braccia. Il fiato corto si inizia a sentire, quindi per chi non dispone dei tessuti può tranquillamente e serenamente fare dei normalissimi squat. Quindi andrò a fare gli squat, chiaramente non potrò allenare le braccia in questo modo, però già prima ci siamo allenati abbastanza con le braccia e con la resistenza, quindi aggiungerò questo movimento delle braccia che mi aiuterà anche a bilanciarmi, quindi mi aiuterà, mi raccomando, svolgiamo un semplice squat e torniamo su e magari aggiungiamo questo movimento, vado sulle punte e spingo bene in avanti e spingo e ripeto sempre 8 volte, 3 serie
E abbiamo finito qui la nostra prima sessione di allenamento. Eccoci qui, siamo giunti al termine di questo primo allenamento. Spero che sia stato stimolante e che vi sia piaciuto. Fatemi assolutamente sapere che cosa ne pensate, come è andata, come ha reagito il vostro corpo, se pensate che sia troppo pesante, se pensate che sia troppo leggero. Mi raccomando, ditelo e scrivetemi qui sotto perché è fondamentale ed è importante per me. Ora ci tengo a dirvi che il video sarà presente sul canale, nessuno lo toglierà, quindi potrete vederlo e rivederlo e potrete replicare questo tipo di allenamento ogni volta che vorrete. Ora mi rivolgo soprattutto a chi ha incontrato qualche difficoltà o più di qualche difficoltà. Ecco, quello che mi sento di dirvi è: non preoccupatevi, vi voglio rassicurare, è normalissimo, è normale, è faticoso anche per me, però è normale, io vengo da anni e anni di allenamento, nonostante i 4 anni di fermo. Comunque fare la danzatrice professionista all'acrobata aerea è stato il mio lavoro per tutta la vita, quindi è chiaro che incontrerò meno difficoltà. Se state riscontrando difficoltà, non mollate, perché man mano ci concentreremo. Ho già previsto e ho già pensato a tutto. Man mano che andremo avanti ci concentreremo e ci focalizzeremo sugli aspetti fondamentali per migliorarci e vedrete che con la costanza tutto riuscirà e tutto sembrerà più semplice. Per oggi è tutto, sono contenta perché abbiamo iniziato. I saggi dicono che un viaggio, lungo o corto che sia, inizia sempre da un primo passo e noi oggi questo primo passo lo abbiamo fatto. Ve lo dico e me lo dico, arrivati a questo punto l'importante è non fermarsi e piano piano, un passo alla volta, arriveremo a meta. Io quindi vi aspetto qui tra 7 giorni su questo mio canale. Mi raccomando, non mancate e grazie per esserci stati.